vuole approcciarsi al mondo delle sibille può inizialmente essere abbastanza confuso perché i mazzi chiamati sibille sono parecchi nel mercato e soprattutto alcuni di loro hanno dei sistemi di lettura abbastanza diversi. In questo video esplorerò tre tipologie di mazzi che appunto si differenziano fra di loro come metodo di lettura per dare appunto una visione, una panoramica a chi appunto è interessato a comprare un mazzo di sibille. Quindi scegliere un attimo può questo video aiutarvi a scegliere il mazzo che è più nelle vostre corde. Per chi non mi conosce, sono Ales di Mintitaro, benvenuti sul canale. Io sono una cartomante, una tarologa, ma anche una coach specializzata in sviluppo intuitivo, il che vuol dire che aiuto le persone a riconoscere, capire e padroneggiare i propri doni intuitivi, in modo che possano utilizzarli come una guida interiore nella loro quotidianità. In questo canale troverete quindi letture interattive, ma anche tanti consigli su come sviluppare la vostra intuizione e come migliorare la comunicazione con essa attraverso soprattutto i tarocchi. Dunque, i mazzi di cui voglio parlare oggi sono tre mazzi molto in voga al momento e quindi li troverete sicuramente online o nei negozi, nelle librerie se li volete comprare, ed hanno appunto tre sistemi di lettura abbastanza differenti fra di loro. Quindi diciamo che ogni mazzo è un po' un mondo a sé in questo caso. Prima di tutto però voglio dare una piccola panoramica sulle sibille. Le sibille sono dei mazzi che si sono diffusi soprattutto nel XIX secolo, quindi nel 1800, però ha radici più lontane nel tempo. I primi mazzi pubblicati risalgono anche al 1600 e però appunto si sono diffusi soprattutto nel 1800 in ambito borghese, quando appunto la cartomanzia ha iniziato a diffondersi come gioco anche di società, volendo, quindi così negli incontri sociali tra donne soprattutto, e quindi non era più relegato ai professionisti oppure a qualche appunto gruppo elitario. Le sibille si differenziano dai tarocchi perché tendenzialmente hanno un focus più concreto, rispondono molto bene a domande riguardo alla quotidianità, anche se hanno significati anche molto psicologici, quindi riescono anche a leggere dentro di noi o le nostre emozioni, i nostri dubbi. Quindi non sono, diciamo, semplicemente carte relegate appunto a domande pratiche, ma anche di tipo psicologico. Però ecco, rispetto ai tarocchi, magari sono meno rispondono meno bene a domande di tipo spirituale, evolutivo, esoterico in particolare.
Dunque, il primo mazzo di cui voglio parlare è chiamato Le Petit Lenormand, è abbastanza in voga in questo periodo e prende il nome da Mademoiselle Lenormand, che era una famosissima cartomante dell'epoca napoleonica, tant'è vero che tra le sue clienti aveva Giuseppina Bonaparte. Però non sono state create da lei, anche qui una questione di marketing, dove appunto l'editore ha attribuito questo nome di Mademoiselle Lenormand al mazzo. Il secondo è il mazzo, sono le carte Kipper. Anche in questo caso il nome deriva dalla signora Kipper o Frau Kipper, perché sono carte tedesche e appunto Frau Kipper era anch'essa una cartomante, però non è sicuro che appunto le abbia create lei, probabilmente anche in questo caso è una idea dell'editore di chiamarle così. E il terzo mazzo sono le Sibille dei Saloni o Sibille des Salons, che è un mazzo francese del 1840. Dunque, per quanto riguarda le prime pubblicazioni di queste carte, le Petit Lenormand sono state pubblicate la prima volta nel 1846, 3 anni dopo la morte di Mademoiselle Lenormand nel 1843. Le Kipper sono un pochino più giovani, nel 1873 c'è la prima pubblicazione, mentre la Sibilla dei Saloni è stata pubblicata per la prima volta nel 1840 da Grimaud, mi pare, il primo editore. Dunque, per quanto riguarda le Lenormand, è un mazzo di 36 carte, questa è dell'edizione Urania, che è tedesca, e si rifà a un mazzo precedente viennese, che però aveva solo 32 carte ed è simbolico essenzialmente. Il metodo di divinazione si basa su simboli, semplici simboli. Per dire, abbiamo il trifoglio, la nave, la casa, eccetera. Sono semplicemente dei simboli perché si rifà al concetto della lettura dei fondi di caffè, che appunto diciamo, si è diffusa in Europa attraverso Vienna dopo l'assedio turco della città. In questa città, Vienna, si diffuse il caffè grazie appunto alla popolazione turca stanziata lì durante l'assedio, e quindi si diffuse anche il sistema divinatorio di leggere i fondi del caffè e appunto a qualcuno venne in mente di usare delle carte dove riprodurre simboli che di solito si trovano nella tazza durante la lettura dei fondi del caffè, e questi simboli vengono riprodotti appunto nelle carte. Sono 36 e che vuol dire appunto che il mazzo di carte Lenormand si basa su un sistema simbolico, quindi i disegni di per sé non sono evocativi come nel caso dei tarocchi. Potete anche creare un mazzo da voi a casa con dei cartoncini e disegnare con pochi tratti il simbolo della casa, del trifoglio, eccetera. Rispetto ad altre sibille e agli stessi tarocchi, le Norman si leggono insieme a gruppi, come minimo a coppie, perché
una carta è il soggetto e l'altra carta diventa l'attributo, che può essere un verbo, che può essere un aggettivo, un avverbio, eccetera. E questo sistema di lettura delle carte poi viene ampliato in stese anche più lunghe, però tendenzialmente il nucleo delle letture è la coppia di carte. Quindi, per esempio, in questo caso abbiamo la casa e la nave. Ad ogni simbolo viene associata una serie di parole, per cui casa può essere stabilità, può essere casa come edificio, può essere sicurezza, eccetera, eccetera, mentre la nave può indicare comunicazione con qualcosa di lontano, viaggio, eccetera, per cui se il soggetto è la casa e l'attributo è la nave, in questo caso sarà magari una casa, come dire, una residenza che viene cambiata, cioè l'attributo diventa la nave. Se invece magari la nave è il soggetto e la casa è l'attributo, una possibile lettura è un viaggio verso casa, per dire. Quindi è un sistema di lettura molto diverso dai tarocchi. Non si leggono rovesciate le carte, ma soltanto al dritto, e hanno delle stese appunto abbastanza complesse, perché si tende a utilizzare delle tecniche abbastanza avanzate dove si accoppiano carte che magari sono lontane fra di loro fisicamente nella stesa. Per esempio, c'è la stesa più complessa di questo sistema di sibille, che si chiama Grand Tableau, e utilizza tutte e 36 carte e si, diciamo, leggono insieme carte che sono molto distanti fra di loro in base a varie tecniche di lettura, tipo lo specchio, il salto del cavallo, eccetera, eccetera. È un sistema molto interessante, a me piace molto perché sicuramente rende la mente molto flessibile, visto che uno bisogna associare varie carte e non è semplice molto spesso fare una sintesi dei significati fra due o più carte, però ecco, è importante sapere che bisogna studiarle, è un sistema diciamo che non è così facile come apparentemente potrebbe sembrare, visto che ci sono semplicemente dei simboli che sono abbastanza intuitivi sulle carte, come per esempio in questo caso il cuore, che vuol dire appunto sentimento, amore, eccetera. Solitamente si approcciano come se fossero facili, in realtà non sono facilissime, ecco. Le Keeper sono simili alle Lenormand, nel senso che anche in questo caso si può fare il Grand Tableau, anche in questo caso abbiamo 36 carte che non si leggono rovesciate ma solo al dritto. Però hanno una differenza sostanziale. Non sono simboliche, sono situazionali. Che cosa vuol dire? Vuol dire che non hanno un simbolo in particolare, hanno diciamo una scena come questo, l'incontro, la passeggiata insieme. E la direzione dei personaggi nella carta è fondamentale per legare fra di loro le varie carte. Ci sono gruppi di carte in questo mazzo che
diciamo, possono creare un link di causa-effetto fra la carta precedente e la carta successiva. Ci sono delle carte che indicano dei movimenti, delle carte che invece indicano una specie di stop. E questo tipo di attributo va tenuto in conto durante la lettura. Cosa vuol dire fondamentalmente? Che anche queste carte vanno lette insieme eh, per formare una frase, però appunto la frase, il punto di chiusura della frase viene dato da alcune carte che vengono chiamate di stop. Per esempio la prigione. Dopo la prigione non si inizia una nuova frase. Oppure ci sono, tipo questa, le aspettative, dove la direzione in cui va lo sguardo della persona dietro la finestra è la sua aspettativa, quindi serve a leggere questo. Oppure c'è per esempio il regalo, dove c'è questo albero di Natale e la carta sopra l'albero è il regalo che viene ricevuto. È quindi molto un mazzo dove le carte vengono lette per creare delle frasi e dove la direzionalità dei disegni è fondamentale per combinare fra loro le frasi. Per cui nel tableau che si fa con le Kipper non si usano molto le tecniche della Lenormand, quanto piuttosto si creano delle frasi seguendo la direzionalità dei disegni e dei personaggi nelle carte. Poi rispetto alle Lenormand sono appunto meno simboliche, sono più scene e vedrete che sono delle scene che si rifanno molto al mondo borghese del 1800, quindi abbiamo il militare, abbiamo la corte di giustizia, abbiamo la prigione, abbiamo il ladro, abbiamo carte di denaro, eccetera. Appunto perché sono le preoccupazioni della borghesia del tempo fondamentalmente, cioè gli affari, l'amore, c'è anche l'amore ovviamente, però le vedo molto centrate su preoccupazioni istituzionali, economiche, affaristiche, eccetera. Ultimo mazzo di cui voglio parlare oggi sono le sibille dei saloni o le sibille de salon, che è appunto un mazzo che poi fa da modello a successivi mazzi che usano tutte le carte da poker francesi, perché ogni carta ha una scena dove però c'è anche il simbolo della carta, quindi ci sono le carte di cuori, di picche, di quadri e di fiori, e per ogni carta appunto c'è una scenetta e una frase che un po' dà il titolo alla carta. E questo fa da modello fondamentalmente anche alla Sibilla italiana, perché anche questa è di 52 carte, come la Sibilla dei Saloni. Questo in particolare è stato disegnato da un caricaturista, Granville, e sono veramente deliziose, sono veramente carine. Farò un video a parte per tutti questi mazzi, così le vedrete carta per carta. Dunque, la Sibilla dei Saloni, come per esempio tutte
diciamo, le carte che derivano da questo mazzo iniziale come la Sibilla italiana, appunto si possono leggere anche rovesciate, si possono anche leggere da soli, da sole, cioè una carta per posizione nella stesa. Le stese tendenzialmente non sono complicate come nel caso delle normali, delle Kipper, perché non c'è necessariamente l'uso di tecniche come lo specchio, il salto del cavallo, insomma non si tendono a legare tanto le carte fra di loro che però sono lontane nella stesa, bensì tendono a essere lette tutte insieme o come sintesi o una vicino all'altra. Per cui di solito si usa una stesa da 5 carte o da 7, da 3, però insomma si leggono tendenzialmente o tutte insieme tipo sintesi oppure in maniera lineare da sinistra a destra. Questo di solito, poi ovviamente io sono per la sperimentazione, per cui ognuno può utilizzare anche tecniche di lettura diverse, per esempio utilizzare le tecniche che si usano solitamente con le Lenormand con questo tipo di mazzi. Però appunto generalmente si utilizzano per creare appunto una frase in maniera lineare. Non ci sono veramente buoni manuali per leggere la Sibilla dei Saloni e quindi la Sibilla italiana. Quindi diciamo uno si rifà molto a quello che trova sul mercato, più anche facendosi ispirare dai disegni. Ovviamente bisogna fare un salto di fantasia perché anche qui, come nella Sibilla italiana, le scene sono molto legate alla vita dell'epoca, quindi che so, per esempio, questo è il pensionato, questo è la lite, però per dire, non sempre bisogna essere elastici quando si interpretano queste carte, mentre invece trovate, secondo me, delle fonti per imparare le Norman e le Kipper molto buone, però tendenzialmente in inglese o in tedesco, perché le Norman e le Kipper sono tendenzialmente di origine tedesca. Eh, Però insomma sono estremamente interessanti queste. Io le preferisco personalmente, un'opinione mia personale, alle sibille a 52 carte, tipo la Sibilla dei Saloni e la Sibilla italiana, però diciamo è un gusto personale. Come ho detto, farò dei video presto dove mostrerò questi mazzi carta per carta, però se intanto siete interessati a esplorare tarocchi o oracoli, vi lascio i link a altri mazzi che ho presentato in passato e che potrebbero appunto interessarvi. Bene, vi saluto, se vi è piaciuto il video vi invito a mettere il like, a iscrivervi al canale e soprattutto attivare la campanella in modo da non perdere i prossimi video. E noi ci vediamo presto. Ciao!